5 errori che fai con il profumo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di errori comuni che la maggior parte delle persone fa quando va a comprare, indossare o utilizzare un profumo. Io conosco il mondo dei profumi ormai da anni, è diventato un po' un lavoro, è una passione e siccome su questi social condivido sempre quello di cui mi piace parlare, i profumi sono arte, i profumi sono un mezzo per comunicare bellissimo e quindi ne parlo volentieri finché mi farete domande. E un ragazzo mi ha chiesto quali sono gli errori che tendenzialmente io posso fare e quindi ho deciso di farci un video perché è una cosa che può magari interessare. Per qualsiasi domanda potete scrivermi nei commenti o scrivermi direttamente su Instagram e ragazzi iscrivetevi al canale che mi fa molto piacere. Partiamo subito con gli errori. Il primo errore che noto ormai da anni, soprattutto all'inizio quando avevo iniziato nella profumeria o comunque nella cura, arrivare alla versione migliore di me a livello esteriore, quindi i profumi sono arrivati in quel momento lì, poi sono passato alla fase interiore, eccetera eccetera, ma in quella fase lì il profumo era qualcosa di fantastico perché sembra non solo una parte artistica, un'intenzione da comunicare silenziosa e potente, ma è anche un qualcosa che metti per te e quando sono entrato nella profumeria subito ovviamente vai nei profumi commerciali e poi inizi con la profumeria di nicchia. In quel momento lì cosa fai? Vuoi ovviamente, siccome anche spegni un po' di soldi, che la gente senta il tuo profumo, che ti facciano domande, che ti facciano complimenti, vuoi delle reazioni dalle persone e quindi cosa fai? Vai a spruzzare troppo profumo. Il primo errore è spruzzare troppo profumo. Sono qua per dirvi che sì, le performance di un profumo, quindi quanto dura e quanto si sente, sono importanti, ma non sono assolutamente essenziali. È un fattore in realtà di scelta stilistica e non sono equivalenti alla qualità. Ovviamente sì, se andate su un profumo da supermercato, tendenzialmente, anche se il profumo cerca di essere buono, magari si sente o dura poco perché i prodotti utilizzati, le note, gli ingredienti non sono di alta qualità. Ma quando si tratta di profumeria di nicchia, profumeria artistica, comunque profumeria di un certo livello, anche nel tradizionale, molto spesso è anche e soprattutto una scelta stilistica. Tanti ragazzi mi scrivono e mi dicono, da quando c'è questa moda online del profumo, che gli piace un profumo ma non lo comprano per le performance perché non dura. O magari tanti altri creator votano un profumo male perché ha basse performance. E quindi si va nell'errore di spruzzarne troppo perché magari si ha paura di non farlo sentire abbastanza sulla questione delle performance il giorno dopo e quindi si va in overspray. Voglio ricordarvi che la scelta stilistica è essenziale, che alcuni profumi non devono durare troppo e non si devono sentire troppo e anche in alcune occasioni è meglio avere un profumo che si senta meno. Anzi, c'è un bon ton della profumeria, un modo di porsi quando si spruzza un profumo che bisognerebbe almeno un po' rispettare o conoscere. Quando sono stato adesso in Giappone loro hanno addirittura questa civiltà molto portata al non voler disturbare gli altri, quindi loro sul profumo ci vanno molto alla leggera, quasi troppo. Però è per farvi capire che una società mediterranea come la nostra, o addirittura i latini o gli arabi, che sono molto estroversi, tendono a volere profumi forti, fortissimi e quindi a spruzzare tantissimo per farsi sentire. Invece magari una cultura più asiatica, come possono essere i giapponesi, sono restii a a disturbare, perché alla fine vai comunque a toccare uno spazio privato di qualcuno che non ha scelto di sentire il tuo profumo e magari in un luogo pubblico non è la cosa più adatta. Dipende dall'occasione. Un profumo va spruzzato in base a quanto serve. Se è un profumo già forte di suo, quindi oud, caldi, speziati come può essere Kajal, spruzzate un po' meno. A volte less is more, soprattutto se cercate anche reazioni delle persone. A volte le persone dà fastidio quando si sente troppo e invece quando c'è quella bolla di intimità attorno a te sono più attratti, quindi addirittura può fare un effetto migliore spruzzare di meno. Consumi meno il profumo, quindi meglio ancora per il portafogli, ed è appropriato per la situazione, quindi spruzzate in base alla situazione. Se siete indoor, quindi all'interno, e magari in una situazione lavorativa, o di giorno, o professionale, non andate col profumo. Ho già raccontato in un video una mia esperienza in cui ho fatto un viaggio a Los Angeles e un'agenzia mi ha cacciato letteralmente dall'ufficio perché avevo un profumo troppo forte, che era Leito, di Parfum de Marly, e quindi non era la situazione adatta. Ci sono situazioni in cui potete spruzzare tanto. Quando magari andate fuori all'aperto, soprattutto se è inverno, quindi col freddo i profumi si sentono meno, quindi dovete spruzzare. Se siete in un locale e volete attirare l'attenzione, quindi tutti indossano il profumo, la maggior parte, quindi dovete sovrapporvi e combattere contro gli altri profumi. Allora in quel caso va bene, ma tendenzialmente nella maggior parte delle occasioni è meglio spruzzare un po' meno.
Secondo errore, spruzzare troppo poco. Perché come vi ho detto, è come indossare l'outfit giusto. Non puoi metterti giacca, giaccone, sciarpa e qualcosa di iper grosso se vai in spiaggia, se è estate o se vai in ufficio. Perché disturbi gli altri, perché sembra ridicolo e perché è inappropriato. È la stessa cosa, devi indossare il profumo giusto al momento giusto. Devi indossare tanto profumo quanto serve, senza disturbare troppo gli altri, ma senza non indossarlo. Quindi trovare il giusto compromesso e capire quanto profumo serve in base al profumo che hai, in base a quanto è forte, in base all'occasione e in base al momento in cui lo indossi. A volte gente fa tac, uno spruzzo, oppure spruzzano da lontano, che non serve a niente, il profumo va spruzzato abbastanza da vicino, deve aderire alla pelle. O fanno la nuvola e ci passano, no, devi spruzzarlo comunque nei punti caldi o dove ti pare, non c'è una regola, va bene i punti caldi, ma in realtà spruzza dove ti pare, anche sui vestiti è meglio, ma va spruzzato e va bene in base all'occasione. Un errore 2.5, diciamo non era contato ma mi è venuto in mente, è quello di spruzzarlo solo sulla pelle. Spruzzarlo sui vestiti, ragazzi, se è un profumo che non macchia, quindi occhio a guardare il colore del profumo e il colore del vostro vestito, se è un profumo abbastanza leggero, comunque che non macchia, non esitate a spruzzarlo un po' sul colletto, un po' sui vestiti, perché va a durare di più. E tanti mi dicono, Marco, ma il profumo non dura tanto, eccetera. Ragazzi, rispruzzatelo. Quindi andate sui vestiti, così non cambia neanche, che tanti hanno la mania di sì, ma cambia sulla pelle un po', ma non è tanto rilevante, e in più spruzzato sul vestito vi togliete il problema alla radice. Sulla sciarpa, sul cappotto, è vero, magari poi fa fatica ad andare via se è un profumo molto forte. Se è un profumo molto forte, spruzzatelo solo addosso e non spruzzatene troppo. Terzo errore, ogni tanto mi mandano le collezioni dei profumi che hanno, quando si parla di profumi durante le live o magari in chat, e vedo un errore che è avere tutti i profumi uguali. Nel senso che ci sta avere uno stile proprio, quindi di profumo, ma cercate di trovare uno stile, un fil rouge conduttore, ma con purpose diversi, quindi con utilità diverse. È come dire, ok, a me piace il nero, il total black, però non posso avere solo canottiere nere. Mi serve la canottiera nera per l'estate, mi serve la camicia nera per le situazioni eleganti, mi serve la maglietta nera per le situazioni casual, il cappotto nero quando fa freddo e così via. Quindi ogni tanto mi mandano e mi dicono, Marco, ho Versace Eros, ho Paco Rabanne 1 Million, ho Dior Sauvage e ho Fahrenheit, cosa mi consigli? E io, bello, ma sono tutti uguali, nel senso, sono diversi, ma hanno tutti lo stesso obiettivo. Cioè tu, oltre a indossarli in discoteca, in un locale o alla sera, dove li indossi quei profumi? Se indossi Paco Rabanne 1 Million in università, se ci fossi io ti arriverebbe un pugno sulla nuca perché mi disturbi. Sono profumi troppo forti da indossare in altre situazioni. Allo stesso tempo, se indossi, non so, Acqua di Gio, Bleu de Chanel, Dolce Gabbana Light Blue, in situazioni, non so, in un locale, la gente magari non lo sente perché sono troppo freschi e troppo leggerini, quindi dipende dalla situazione. Quindi quello che io consiglio è avere almeno 3 profumi, di cui uno per le situazioni calde, il giorno e il lavoro o la scuola. Quindi qualcosa di fresco, di pulito, un Bleu de Chanel, un Prada L'Homme o anche un profumo di nicchia comunque fresco, che va a coprire primavera, estate, situazioni calde, il giorno e l'ufficio. Un altro profumo che può essere più o meno nella stessa categoria, cioè nella stesso filo conduttore, quindi stesso stile, ma caldo, quindi speziato, orientale o comunque caldo. Può essere anche lo stesso brand, che tendenzialmente possono avere uno stesso filo conduttore, che copre quindi situazioni fredde, l'inverno, l'autunno, la sera, quindi è più forte, si sente di più, e il freddo comunque per le serate, per i locali e situazioni più casual. E poi un terzo profumo, di solito artistico, di nicchia, elegante o comunque per situazioni particolari, quindi o con cui si è legati particolarmente. È un po' la base, ecco. Quindi evitate di avere un profumo o tutti i profumi uguali, che si collega appunto al quarto errore, che è avere solo un profumo. Cercate di avere questi 3 profumi che vi ho detto, almeno 3, quindi questi 3 sono un po' la base, ma se ne volete di più, cercate di non cadere nella ricerca infinita di trovare il profumo perfetto per voi. Cercate di capire che non c'è un profumo perfetto, cercate di capire che è come avere un outfit. Tu puoi avere tanti vestiti, ma non c'è il vestito perfetto. C'è un vestito per un'intenzione e un'occasione. Quindi non andate alla ricerca di un profumo, il migliore, quello che fa per voi, con cui vi associate. Quelle persone che hanno un profumo con cui si associano sono persone che non sono appassionate di profumo, hanno un profumo, l'hanno sempre avuto e non gli interessa averne altro. Ma perché? Perché ci sono legati a livello affettivo.
quindi magari è il loro primo profumo, magari l'hanno associato a qualcosa, o magari l'hanno sentito una volta, gli è piaciuto ed hanno sempre indossato quello. Ma è difficile che, se state guardando questo video, quindi comunque conoscete il mondo dei profumi, è difficile che vi appassionate solo di un profumo e poi smetterete di utilizzarne altri. Accettate l'idea di avere più profumi, più o meno la stessa, diciamo, le vibe, o comunque lo stile può essere simile, ma avere un solo profumo non ha neanche senso, anche perché di profumi versatili, sì, ce ne sono, che possono andare bene un po' per tutto, si chiamano signature e magari unici, ma allo stesso tempo sono buoni in tutto, ma non ottimi in niente, cioè ottimi in niente. Quindi magari vanno bene in un po' tutto, però non è il profumo perfetto per un'occasione, o magari che dura tanto, magari che dura poco, cioè non è il massimo. E il quinto errore, ovviamente ne ho altri, ma fatemi sapere nei commenti se volete sapere altri errori o cosa ne pensate, è collegata al primo errore, ed è quello di comprare solo in base alle performance. Come vi ho detto, un profumo non va valutato in base alle performance, c'è questa moda ultimamente di creare sempre gli stessi DNA che funzionano, i profumi nuovi vengono sempre creati uguali, o addirittura flanker, quindi versione elixir, versione eau de parfum, versione parfum, convincendo le persone che cambia l'intensità o qualcosa, quando in realtà alla fine non cambia molto e serve solo per vendere, e le performance, ragazzi, come vi ho detto, non sono tutto. A volte è scelta artistica ed è meglio avere un profumo che dura meno, che sia intimo. Io ho un Tom Ford Oud Wood che a me piace tantissimo, la gente non lo compra perché dura poco, ma a me piace che dura poco, perché ho tanti profumi che durano tanto, e quando voglio qualcosa di elegante, una bolla intima, che la gente sente solo una piccola scia e dopo vuole sentire di più, un'aura un po' magnetica, che dopo 3 ore inizia ad andare via, è meglio, perché poi posso cambiare profumo, posso scegliere se rispruzzarlo, quindi portarmelo via, avere un travel spray, oppure cambiare profumo per la sera, che in realtà dipende da quello che volete, però fidatevi che le performance non sono sempre tutto, e a volte ottenete anche l'effetto contrario di quello che volete. Tra l'altro questo che sto indossando è un profumo che mi è stato dato, ed è la marca Jalle, profumo che, questo è proprio invece una bomba che va bene per chi vuole profumi che durano tanto, si sentono tanto, e per ricevere complimenti è il best seller di Kajal. Se volete dargli un'occhiata ve lo lascio in descrizione. Ecco qua ragazzi, iscrivetevi al canale, e per qualsiasi domanda scrivetemi anche su Instagram o lasciate un commento qui, e ci vediamo al prossimo video. Se volete anche un video in cui faccio vedere la mia collezione di profumi ve lo lascio qua. Ciao ragazzi!